Ben ritrovati qua da Milanello per Radio Rossonera, siamo a pochi minuti dalla fine della conferenza stampa di Stefano Pioli, dove sono arrivate parecchie notizie, ovviamente una su tutti, te lo faccio dire a te Bea, ciao. Ciao a tutti, la notizia più importante, direi anche la più bella, è che domani contro l'Atalanta a San Siro giocherà in porta Mike Maignan. Giocherà appunto Mike Maignan, che torna a titolare dopo quasi 160 giorni per tutte le... Lunghissimi. Sì, mai così lungo il periodo di assenza di Mike, ancora di più rispetto a quelli che sono in realtà i dati numerici, l'abbiamo visto tanto quanto è pesata la sua assenza. La domanda che ti faccio è ovviamente cosa ti aspetti A da San Siro e cosa ti aspetti B dal Milan, come cambia? Mi aspetto un San Siro felice di rivederlo, caldo. San Siro in questi ultimi tempi, ma direi sempre, non ha mai fatto mancare il suo supporto alla squadra, figuriamoci in un momento del genere dove vede appunto tornare il suo portiere titolare. Mi è piaciuta la definizione che ha dato Pioli, ovvero che Mike è stato un leone in gabbia, perché dà proprio l'idea di quello che è Mike, e quindi credo che San Siro sia molto felice di rivederlo. Io speravo, l'avevo detto anche a inizio settimana in trasmissione, che Mike potesse tornare contro l'Atalanta, oltre perché appunto ci serve un portiere come lui, ma anche perché si merita di giocare la sua prima dopo così tanto tempo davanti ai suoi tifosi. Quindi il Milan come cambia? Sappiamo che Mike è sempre stato molto importante per la costruzione dal basso, l'ha detto anche Pioli in conferenza, che Mike sarà quello che avrà più tempo di tutti, no? L'ha definito così in una partita come contro l'Atalanta, quindi mi auguro che possa aiutarci anche in questo, cosa che ci è mancata molto in questi mesi. Direi di sì, è mancata tantissimo Mike, oltre che con le mani anche coi piedi, a livello di leadership anche di questa difesa, che ogni tanto magari ha preso qualche gol di troppo proprio perché mancava la comunicazione, mancava l'attenzione necessaria anche sul gioco da fermo. Mike sarà fondamentale ovviamente da domani, e spero fin quando insomma finirà la stagione, il suo contratto, la sua esperienza al Milan, di non rivedere più un'assenza così lunga di Mike, perché è stata molto pesante. Andiamo sugli altri invece, Bea, perché non solo di Maignan si è parlato, il Milan ha anche qualche altro giocatore che è reduce da problemi muscolari, o meglio, in realtà c'è ancora qualcuno che per problemi muscolari sarà assente. Sì, infatti appunto non ci saranno Florenzi, che non ha il problema muscolare, però insomma non è ancora al 100% per essere convocato. Non ci saranno Calabria e soprattutto Bennacer, che era il giocatore più atteso, no? In questa settimana siamo stati attenti giorno dopo giorno ad analizzare i suoi allenamenti, se in gruppo o no. Purtroppo sono stati sempre allenamenti personalizzati, e quindi la notizia di oggi che Isma non ci sarà domani non è stata una sorpresa. Pioli dice di doverli avere in gruppo mercoledì. Di mercoledì, ovviamente tra averli in gruppo e vederli sul campo abbiamo visto negli ultimi tempi che c'è sempre un po' di differenza, perché Isma veniva dato in gruppo anche la domenica prima Milan-Tottenham, e poi alla fine abbiamo visto che purtroppo non è andato tutto bene. Speriamo che questa volta possa andare tutto liscio, ecco. Ma guarda, io credo che alla fine sia semplicemente quello che ci si aspettava quando si è fatto male. Ha avuto una lesione? Erano 20-30 giorni, non si scappa. Purtroppo quando ti fai male muscolarmente con una lesione, quindi non con una contrattura, i tempi sono 20-30 giorni. Il fatto di aver provato dopo 10 giorni a recuperarlo già lasciava sul chi va là. Il fatto di aver provato a spostare giorno dopo giorno, affaticamento dopo affaticamento, il suo ritorno lascia pensare che in realtà le cose bastava semplicemente attenersi a quella che era la normalità degli infortuni. 20-30 giorni, ci saremmo messi il cuore in pace e saremmo arrivati direttamente per Fiorentina, Milano, giù di lì. E invece insomma ci siamo andati a complicare per l'ennesima volta, ancora una volta, i problemi. Speriamo che sia l'ultimo, io lo dico sempre, sperando di essere smentito, di non essere, scusate, smentito, perché insomma di avere questi problemi sarebbe anche giunta l'ora di dire basta e di combattere ad armi pari con tutti, e invece purtroppo così non è. Tornerà però Zlatan Ibrahimovic, non Florenzi, hai detto giusto che sarà probabilmente più per Firenze. Io vado sul resto delle notizie invece date da Pioli. Il mister è stato abbastanza netto, è finito il periodo di crisi, Sì. ma non è stato imboccato da un giornalista, è andato dritto a lui, il periodo di crisi è finito.
Sì, l'ha detto Perché lui vede i stesso. giocatori. Sì, appunto, lui vede i giocatori e io l'ho sempre visto abbastanza infastidito quando gli venivano poste domande della serie, visto il periodo vissuto, eccetera, quindi ora che può dirlo, perché i risultati ci sono, Sì. prima non poteva dirlo perché i risultati purtroppo mancavano, ora che appunto i risultati lo assistono, si è notato che non vedeva l'ora proprio di dirlo che il Milan è fuori da questo periodo. Ovviamente la partita di domani è una bella prova, con tutto il rispetto per gli avversari precedenti, tolto il Tottenham, però Monza e Torino, diciamo che il periodo precedente ci ha insegnato che qualsiasi avversario era difficile, soprattutto in quelle condizioni, però devo dire che la partita di domani dà qualcosa di speciale, no? A livello anche di È stimoli. stato ricordato, Milan-Atalanta è sempre stato uno spartiacque negli ultimi Esatto. 3-4 anni. Esatto, Milan-Atalanta, poi ci sarà appunto Fiorentina-Milan, anche questo un altro match che ci rievoca sempre ricordi belli e brutti prima di quella che sarà la partita più importante ad oggi, cioè Tottenham-Milan. Gli ultimi 2 minuti direi che ce li prendiamo per il resto della formazione, quindi con Maignan in porta. Incredibile. 25 febbraio, torniamo a dirlo. Maignan in porta, con Kalulu a destra, Ciao in mezzo e Ficto Mori a sinistra, quindi difesa super confermata. Tra l'altro Malik si è fermato buoni 10 minuti a firmare praticamente credo di tutto, anche autografi sulla pelle umana direttamente. Molto carino perché oggi poco gli altri, poco Sì, poco. oggi si è fermato lui, Brahim. Brahim Orighi, vado a memoria, si è fermato molto Isma, molto, un paio di domande sono anche arrivate a Isma su quando torna, non ha risposto Isma, ma vabbè, insomma ci sta. Davanti alla difesa, proseguiamo, non c'è Salmaker, che poteva essere invece qualcuno, un giocatore più da ballottaggio fino all'ultimo minuto, invece no, gioca Messias. Sei sorpresa oppure no? Ma guarda, contro l'Atalanta onestamente mi aspettavo più Alexis per le sue caratteristiche. L'Atalanta è una squadra che ti porta comunque a spendere tanto, quindi per il modo di giocare che ha Salmaker io onestamente lo preferivo, un mio gusto, però l'avrei preferito. Pioli avrà fatto le sue scelte in base a ciò che ha visto, però sì, contro l'Atalanta, anzi l'Atalanta è proprio una partita che pensavo, vabbè, Alexis scontato, Alexis c'è. invece no. Davanti, insieme a lui, c'è Brahim Diaz, quindi non di Ketelaere, che è stato abbastanza anche qui netto il mister sul suo percorso di crescita, ma ne avremo modo di parlare. Sì, esatto, con nelle un bravo prossime. ragazzo ci mangi la pizza, noi abbiamo bisogno di vincere le partite e Charles ce le farà vincere, ha detto. Ok, speriamo bene anche qui. Il resto della formazione è abbastanza scritto invece. Sì. Con Krunic e Tonali in mezzo, con a sinistra Teo Hernandez, davanti a lui c'è Rafa Leao e in mezzo all'attacco Olivier Giroud. Sì, torna Olivier dopo la parentesi di Orighi a Monza e soprattutto Leao che Pioli ha detto di amare questo modulo, no? Gli hanno chiesto se Leao è d'accordo con questo modulo, tra l'altro carina anche quando ha detto che sì, Rafa fa quello che lui gli chiede ma ogni tanto fa anche quello che gli dice l'istinto. Esatto, credo che sia un giocatore che se lo possa anche permettere, però Leao è chiamato a fare qualcosa in più, no? Rispetto all'ultimo mese. Per questa corrispondenza da Milanello direi che siamo arrivati alla fine, ci ritroviamo alle 19.45 di domani con il prepartita di Milan-Atalanta, pochi minuti dopo la conclusione della gara ci sarà il post gara. Grazie a Bea, ciao Bea. Grazie a voi, a domani. Grazie a me da parte mia, insomma se vi volete abbonare o se siete abbonati trovate lo speciale su Malik Ciao qua direttamente sul canale con tutte le curiosità, tutti gli aspetti che contraddistinguono Malik da quando era bambino a quando insomma è arrivato qui a Milano, quindi tutti i suoi gusti musicali, di cucina, insomma, ciò che preferisce fare nel tempo libero e semplicemente lo conoscete più di quello che magari per poco ancora lo avete visto sul campo. Grazie a tutti e a domani.